Ciao a tutti. La crescita post-traumatica si riscontra nelle persone a seguito di eventi stressanti, traumatici o notevolmente sfidanti. Vivere una relazione con un narcisista significa essere esposti per un certo periodo ad una alternanza di traumi costanti e di utopie rigorosamente frustranti. Faccio presente che questo tipo di abuso si manifesta anche nei rapporti di amicizia e nei contesti familiari. Tutto ciò provoca uno stress interiore incessante, poiché si innesca un meccanismo di ipervigilanza per il timore di essere costantemente minacciati. I sintomi più comuni che si sviluppano nella persona abusata sono stati d'ansia improvvisi, attacchi di panico, rabbia infondata, senso di disagio, bassa autostima, odio verso se stessi, senso di vergogna, senso di disperazione, senso di tristezza, emozioni contrastanti, cambiamenti di umore, difficoltà di concentrazione, tendenza a isolarsi, depressione, stanchezza cronica, sentire il bisogno di controllare l'abusante, terrore della solitudine, rimuginazione, nervosismo, angoscia, la repulsione di aver amato un mostro, autocritica svalutante, autocritica distruttiva, condizione di paura persistente, senso di colpa, ansia sociale, sudorazione, voce tremante, sensazioni di calore, confusione mentale, affanno, incapacità di ragionare, incapacità di concentrazione. Raggiungere una certa consapevolezza è già un passo avanti, ma non abbastanza per riuscire a guarire dall'abuso narcisistico. Guarire e tornare alla vita è possibile. Ecco cosa fare per intraprendere un processo di ripresa. Riconoscere l'abuso narcisistico. Attuare un no contact serrato. Stabilire dei limiti ben precisi. Rivolgersi ad un professionista che conosca perfettamente il disturbo di matrice narcisistica. Mettere in pratica l'autocompassione. Comprendere le motivazioni per le quali abbiamo accettato l'abuso. Resistere alla volontà di rimanere in contatto con il narciso. Essere leali con noi stessi e rendersi conto degli abusi che abbiamo subito. Non temere il dolore, poiché è la via della guarigione. Essere pazienti con se stessi. Alzare l'autostima. Prendersi cura di sé. Praticare sport. Praticare tecniche di rilassamento. Fare lunghe passeggiate. Rimanere in casa il meno possibile. Frequentare gli amici più cari e cercare il loro supporto. Parlare con qualcuno che possa capire realmente le difficoltà che si stanno attraversando. Circondarsi da persone positive e solari. Seguire un'alimentazione sana. Riposare e dormire in abbondanza. Coricarsi a letto presto alla sera e svegliarsi alla mattina, anche con un solo obiettivo, e metterlo in pratica in circa 15 minuti, come ad esempio fare la doccia. Ogni giorno aggiungere dei nuovi obiettivi. Mettersi davanti allo specchio e parlare con te stessa e renderti conto che non sei sola. Apprezza la tua compagnia. Renditi conto che non è colpa tua. Un'altra strategia da mettere in atto è la scrittura
un mezzo molto efficace per affrontare il dolore. Scrivere una lettera descrivendo la propria sofferenza, le preoccupazioni, i timori, i pensieri, le ferite morali e tutto ciò che provoca inquietudine. La lettera può essere indirizzata anche al tuo carnefice, delineando tutto ciò che ti ha fatto soffrire. Dopodiché, prendere la lettera, rileggerla attentamente e bruciarla. Questo è un gesto psicomagico che serve per guarire in modo simbolico, poiché esercita un enorme potere liberatorio sull'inconscio. Dopo aver superato i sintomi più devastanti, sarebbe utile fare un salto nel proprio trascorso per comprendere quali siano stati i traumi passati, gli stati psichici infantili e i fattori inconsci. La crescita post-traumatica è un'evoluzione psicologica positiva che si verifica in seguito ad un trauma o ad un evento molto difficile per il soggetto, dove si susseguono una serie di certezze, come ad esempio valorizzare i rapporti con maggiore speranza e considerazione. Inoltre si riscontra uno sviluppo dell'autostima e della percezione di sé, tanto che sentimenti come i sensi di colpa vengono totalmente cancellati grazie alla consapevolezza e alle emozioni positive. Per di più scatta un processo di libertà e di ammirazione per tutto ciò che ci circonda, e questa si chiama rinascita. Tutto ciò porta alla volontà di rincorrere nuove occasioni di vita e una certa capacità di prevenire e anticipare i problemi, le necessità future e la destrezza di gestire le novità, di reagire alle circostanze in maniera conscia e insensata, senza lasciarsi suggestionare dalle proprie incertezze mentali e dai contesti sociali esterni. E qui si mettono in atto tutte le proprie esperienze pregresse. Tutte queste dinamiche sono in relazione tra loro e influiscono positivamente sulla salute mentale della persona che ha subito il trauma. Il sistema individuale di coping dovrebbe contemplare la resilienza e il cambiamento della propria vita. Il tuo viaggio di guarigione oramai si è concluso e grazie alla tua esperienza devastante sei rinata per la seconda volta. Ma questa è una grande rinascita, poiché tu sei una persona completamente nuova. Ora puoi vivere il presente e guardare avanti con serenità, perché tutto quello che cercavi all'esterno si trovava già dentro di te, ben nascosto, che aspettava soltanto di riaffiorare nella tua parte superiore. Io non smetterò mai di tenerti per mano, perché le persone come noi hanno molto da dire. Non dimenticare mai che qualunque forma di abuso è intollerabile. E tu che cosa pensi di fare? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.